ti filmo che fai la tangenziale contromano, c'è la tua targa, quando ci fermeranno che ispezionano tutti i cosi. Sì, vai su, vai su, quando partono loro partiamo anche noi. Sì, perché qua non so perché lui mi fa saltare quel pezzettino qua, probabilmente perché non c'è. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Uscita da Samarcanda, abbiamo già fatto 2 sensi unici rovescio, stiamo seguendo quello che dice il navigatore, ma è un po', ci porta un po' per strade che forse non sono proprio. Adesso che dov'è? Dove si va di qua? Si passa di là? Ha insegnato che di qua si passa. Ah, vai allora. Samarcanda, la frontiera tagika non è lontana, sono circa 50 km. Dopo ne avremo altri 230-240 per arrivare a Dushanbe, dove ci fermeremo per fare il permesso per visitare i territori del Gibao, quindi il Gibao. Purtroppo ci tocca fare quello che chiamano il tunnel della morte, volevamo evitarlo ma la strada che volevamo fare è chiusa e quindi lo faremo, anche se pensiamo che da quel che abbiamo visto non è così brutto come lo dipingono. Vedremo. Quindi via. Frontiera uzbeka, diritto d'accesso, andiamo là. Hai già spento te? Allora, benvenuti in Tagikistan. 1 ora e mezzo circa per passare la frontiera. Non è stato difficile, ma il più è capire dove bisogna andare, perché è tutto scritto in lingua locale, non c'è niente di inglese, e quindi però ti aiutano, ti spiegano vai di là, vai di qua, quindi hanno voluto $20, penso che fosse una cosa normale, non abbiamo capito se dovevamo darli, perché dovevamo darli o se erano così per il lavoro che stavamo facendo. Comunque Tagikistan, esatto, non abbiamo. Armando mi sta suggerendo che ci hanno detto, almeno in frontiera ci hanno detto così, che l'assicurazione non è necessaria, basta il foglio che ci hanno fatto loro.
e quindi via, risparmiamo anche questi 20-30 euro qua. Prossima tappa, Dushanbe. Pochi chilometri dovremo prendere il tunnel Danzop, lo chiamano il tunnel della morte perché è poco illuminato, adesso non so perché in realtà lo chiamano il tunnel della morte, comunque noi dobbiamo prenderlo. Speriamo solo che non sia come lo descrivono, che il diavolo non sia brutto come lo fanno, perché dobbiamo farlo per forza. Qua è tutto bello fiorito, forse il posto, uno dei pochi posti fioriti che abbiamo trovato da quando abbiamo passato il confine. Non si dovrebbe fare, ma parlo sopra questi due sempliciotti perché sono due suonati. Innanzitutto mi sono dimenticato di togliere il microfono dentro il casco, quindi non si capisce cosa stanno dicendo. Secondo, pensavamo già di essere arrivati al tunnel Danzop, invece il tunnel Danzop è un po' più avanti. In effetti l'avevamo visto un po' diverso dalle foto, ma poi arrivati lì avevamo segnato male sul navigatore e pensavamo fosse quello. Comunque questo non è quello dopo, ma fra un po' lo vediamo assieme. Lo dobbiamo affrontare, se il video continua vuol dire che siamo riusciti a uscire, altrimenti portateci due fiorellini. Allora all'inizio non sembra brutto, ma dopo chilometri questo qua diventa orrendo, è sempre più buio, sempre più buio. Non voglio dire che mi sembra esagerato il nome tunnel della morte, però davvero mette apprensione, non si vede niente, sembra che assorba la luce. Ho fatto tunnel più stretti, bui uguali, ecco adesso forse in fondo si comincia a vedere qualcosa.
Faccio un riassunto perché quando sono uscito dal tunnel mi sono reso conto che il microfono mi era saltato fuori dal casco, quindi non so cosa si è capito. Comunque, in generale è brutto perché è buio, non si vede niente, hai sempre paura che ci sia qualcosa per terra, sembra quasi che assorbe le luci, le nostre moto poi non hanno una luce incredibile, però chiamarlo tunnel della morte mi sembra eccessivo. Secondo me ho fatto dei tunnel dello Sciaferone, quello dei Saraceni, insomma dei tunnel che mettevano un po' più a pressione, ma anche questo comunque devo dire che simpatico non è. Hanno saputo che stavamo arrivando e quindi hanno messo fuori tutte le bandiere italiane, un palo sì, un palo no, e sapevano che arrivavamo, quindi grande festa questa sera. Ci fa la festa adesso la macchina della polizia. Ah, bella cittadina questa qua, Io boh, bella grossa. Anche bella moderna, guarda i pali della luce. Dushanbe o Dushanbe. Dushanbe, siamo qua. Buongiorno. Abbiamo speso un giorno in più per fare l'Ojibao, che è quel documento che ti serve per fare il Palmir praticamente. È che questo qua. Ti faccio vedere qual è l'ufficio preposto, che è il Dipartimento della Visa e non me lo ricordo più. Comunque lo trovate su internet. L'ha appena letto, non si ricorda più. Non me lo ricordo già più. È in questo, non è facilissimo da trovare perché è un ufficio abbastanza anonimo, comunque facciamo una panoramica. Il permesso dura 14 giorni, costa circa 12 euro, 12 euro non di più. Si fa tutto qua, non c'è bisogno di girare, in totale. Non c'è bisogno di fare giri come avevamo letto su internet, quindi probabilmente le cose sono cambiate. Si arriva qua, in 40 minuti si fa più o meno tutto. Noi quando siamo arrivati siamo subito riconosciuti come turisti, non so esatto. non so. E quindi una guardia ci ha accompagnati direttamente all'ufficio, che è il numero 20, e dal numero 20 che ti fa le prime pratiche se va al numero 23. Naturalmente non parlano inglese, quindi anzi no, il 23 parlava inglese, al 20 non ne parlo, quindi preparatevi magari, se non avete la rete, il traduttore, scaricate la lingua russa, perché non solo in questa zona ma un po' dappertutto si usa il russo. Quindi via, domani si inizia a fare il Palmir. Comunque siamo di fronte al Turkish Restaurant. Domani Palmir. Via. Allora, in pratica una capsula. La serata di Dushanbe è passata in modo spettacolare. Per un caso fortuito ci siamo trovati assieme a altri viaggiatori che venivano da altri porti, in particolare Giuseppe Marino che veniva dall'Afghanistan dopo essere stato in Pakistan e non so dove altro, e Gianni Fornera che anche lui veniva dall'Afghanistan però dopo essere passato dall'Iran assieme al suo amico Abu. Quindi noi ci siamo trovati nello stesso giorno a Dushanbe, noi che veniamo dall'Uzbekistan, assieme a questi personaggi, ed è stato fantastico ascoltare le loro storie. E qua in questo, purtroppo pochi filmati, in questo in particolare Giuseppe ci stava raccontando come è riuscito a prendere un caffè in mezzo al nulla, un espresso, nella Valle dell'Unza in Pakistan. Adesso per esempio è carica come batteria, quindi premuto e lei lavora. Il primo caffè ci vogliono 5 minuti perché si deve riscaldare tutto, il secondo 2-3 minuti. Uscite da Dushanbe, dove ieri abbiamo fatto tutti i permessi per la Palmir,
Adesso andiamo verso a Davos, giusto, se vi ricordo bene, quindi una tappa di 350 km non dovrebbe neanche essere troppo impegnativa sulla carta. Vediamo, per un bel pezzo di strada saremo ai confini con l'Afghanistan, quindi andiamo un po' giù in vallata. Anche oggi dovrebbe essere una giornata bella calda, ma almeno vediamo un po' di montagna. Abbiamo scelto di fare la strada che da Dushanbe scende e va verso il confine afghano. Devo dire che dopo i primi 100 km di abbastanza noia, siamo stati in mezzo alle città, così dopo si apre un panorama incredibile, anche se oggi c'è un po' di foschia. Adesso qua siamo già scesi, ma dall'alto era bellissimo. Questo è l'Afghanistan, il primo villaggio afghano che si incontra. Abbiamo da fare ancora 150 km circa prima di arrivare, quindi visto come sono le strade direi proprio niente di che. Forse adesso comincia la vacanza che ci aspettavamo. La strada che costeggia il confine afghano è mediamente molto bella, poi ogni tanto ci sono naturalmente frane dove ci sono delle interruzioni, però normalmente è bella. Si possono trovare soldati spesso, che magari qualcuno chiede qualche sigaretta, quindi non sarebbe male anche magari portarsela dietro. Ho appena detto, ho finito di dire che è mediamente bella. C'è proprio quella macchina lì. Spettacolo quel pezzo qua, quel fiume là sotto. Ma qua però no, quel fiume sotto una foto ci poteva anche stare a vedere. La strada dalla parte afghana diciamo è un po' meno asfaltata, però si vedono passare mezzi, quindi è utilizzata, non è soltanto una strada militare, collega tutti questi paesini che ci sono sul confine afghano. Certo che di qua si va meglio. Onestamente non ci aspettavamo una strada del genere.
davvero ben tenuta, ben curata, poco trafficata, ma questo ce lo aspettavamo, ma anche l'asfalto, a parte piccoli tratti, è davvero tenuto in ottime condizioni, e lo scenario chiaramente aiuta anche a... Dormiamo in questo paesino praticamente ai confini con l'Afghanistan, che è quello, l'Afghanistan. Abbiamo trovato un albergo anche sembra molto decente, e nel paesino c'è più o meno tutto. Anche questo video termina qui, spero vi sia piaciuto, se così fosse un bel mi piace è gradito, l'iscrizione al canale se volete seguirci è ancora più gradita, e se avete domande non esitate a farle qua sotto, perché noi rispondiamo a tutti, magari chi vuole fare lo stesso viaggio o qualche curiosità, noi per quel che sappiamo rispondiamo.